Dopo la sosta milanese vi ho raccontato nell'ultimo video della nostra caccia ricerca di baite. Mi dirigo finalmente verso Napoli per cominciare le cure per i tendini, ma non prima del solito giro alla Martesana. Mentre guidavo verso sud, mi ha chiamato un mio amico ex collega veneto dicendomi che aveva preso il banco alla fiera d'Oltremare e gli serviva una mano, chiedendomi se mi trovassi a Napoli. Così gli ho detto che guarda caso stavo proprio andando lì e ho accettato il lavoro. Ho cambiato furgone. Guardate. Scherzo. È il camper di un mio amico. Così i primi giorni li ho passati là e ho dormito con gli altri nel parcheggio della fiera. Il secondo giorno mi è venuto a trovare il mio ex chitarrista, quello dei Creatures from Black Lagoon. Se restate fino alla fine del video, suoneremo un po' di blues in una jam. Finita la fiera, per qualche giorno ho dormito sugli autogrill. Volevo dormire al faro di Capomiseno, ma mi hanno avvertito che dopo la pandemia sono aumentate un pochino le rapine. Hanno cominciato a farle anche lì, meglio evitare. Me ne vado a lavorare un po' di fronte al mare, al Castel dell'Ovo. Poi ho un trattamento e stasera andrò a cercare un'area camper, anche perché da noi gli autogrill non hanno ancora le docce come in altri posti. Dovrei mettere una musica grazie alla risata sguaiata di sta tipa. Stasera mi sono fermata in questa area camper. Ma visto che le aree camper a Napoli si pagano e neanche poco, credo che tra qualche giorno mi sposterò a Capomiseno e prenderò una casetta per un po'. Napoli non è proprio una città ideale per fare van life. E poi io qui comunque sono venuta per fare trattamenti, visite mediche o da seguire anche l'operazione di mio papà. Certo non posso presentarmi con una panca bestia dai dottori. E poi anche il clima sta cominciando a cambiare. Tornerò molto volentieri a Miseno, dove tra l'altro ho vissuto per molti anni ed è l'unico posto dove potrei vivere tornando a Napoli. Le isole che vedete di fronte sono Procida e alle sue spalle Ischia.
Questa era casa mia un po' di anni fa. Capomiseno. Sto riuscendo a bere il caffè senza zucchero per la prima volta in vita mia, aggiungendo queste vaschettine di crema, latte. Sto facendo dei trattamenti per la fibromialgia dal mio osteopata che mi stanno aiutando tantissimo a superare queste tendiniti che da qualche anno si sono diffuse in tutto il corpo, impedendomi anche di lavorare tranquillamente con la musica. E non solo, non potrei neanche guidare, mi si infiammano ginocchia, caviglie, nonostante io giri in un van, ma è solo perché sono un carro armato testardo. Comunque adesso comincia ad andare molto meglio. Fino al tramonto tranquillamente. Il mio lettino va benissimo. Grazie. Salve, grande. Anche se sto come un uomo. Wow, sei un'istituzione. Mi sento. Ciao ragazzi. Il mio osteopata, dopo il trattamento, mi ha messo questo cerotto K-taping, non mi ricordo come si chiama. Secondo me è figo, non trovate? Mi ricorda l'abbigliamento futuristico, tipo Alien. Quasi quasi gli chiedo se me ne mette un altro la prossima volta. Uniamo l'utile al dilettevole. La sera ce ne siamo andate a trovare il mio amico Massimo Calviati allo skatepark di Monte Donzelli. Lui sta facendo questa cosa bellissima della scuola con i piccoli skaters, sia adolescenti che giovanissimi. Il picciolo che ha fatto la rampa prima. Questa è la mia amica Donatella, fa delle foto meravigliose, delle foto dall'acqua. Andate sulla sua pagina Instagram, Donambra. Le sue foto sono pura poesia. E questa è Greta, la punta di diamante delle giovani skaters napoletane. La trovate su Instagram, Greta Skate, Greta_Cecconi. Siamo molto orgogliosi di lei.
Il giorno dopo mi sono svegliata con una triste sorpresa. Dusty non partiva e 2 giorni dopo sarei dovuta andare al raduno Libera di Danilo e Sara in montagna. Ma questa è un'altra storia, ve la racconterò nel prossimo video, che sarà anche l'ultimo di questo capitolo in Italia. Alla fine si trattava di un sensore da sostituire, per fortuna. Quindi al raduno ci sono andata. E come dicevo, vi racconterò nel prossimo video. Intanto me ne vado a Napoli a piedi perché devo continuare le terapie. Colgo l'occasione per mostrarvi la zona del castello di Baia e di Lucrino. Questa è una zona termale. Ci sono le terme di Baia, le stufe di Nerone e lo Scoglio. Piccole vasche che troviamo direttamente sulla spiaggia. Le frequentavo spesso in inverno quando vivevo qua. Mi hanno fatto un'infiltrazione di cortisone. Io non ero molto d'accordo, cioè ero un po' restia e ho paura che serva solo a peggiorare la situazione per esperienze passate. Boh. Vediamo, se serve a evitare l'ennesima operazione alle mani, ben venga. A parte anche perché se funziona lo faccio anche alle altre dita. In realtà al momento non è che io non possa proprio suonare, ho delle limitazioni sia a livello di quanto tempo passo sullo strumento, sia a livello tecnico. Brani tecnicamente più impegnativi non posso suonarli, soprattutto per il dito a scatto al mignolo e all'anulare, che sono quelli più cronicizzati e fastidiosi. Ma durante tutto il primo anno, cioè il 2019, in cui ho avuto questo problema, non ho proprio potuto suonare. E mi sono curata con questa lampada a infrarossi. Me l'ha consigliata un'amica che è un'istruttrice di Muay Thai e kickboxing. Lei e i suoi allievi si curano qualunque infortunio o infiammazione. Vi lascio qualche link in descrizione. Questa piccolina è da 100 watt. Dovete coprirvi gli occhi, metterla a una distanza di circa 40 cm dalla parte da curare. Potete usarla anche se avete mal di schiena, magari prendendo quella più grande. In pochi mesi mi ha rimesso in grado prima di suonare cose molto semplici. Poi abbiamo addirittura registrato un EP da casa durante la pandemia. Nella scheda in alto vi lascio il link con la playlist per ascoltare i brani. Se vi fa piacere, è un disco blues. Dimenticavo che anche il mio osteopata questa volta, oltre alle manipolazioni classiche, ha usato una lampada infrarossi molto grande per aiutarmi in questo problema della rinite diffusa e della fibromialgia. Utile anche per un semplice raffreddore. Trovate in descrizione 2 link, una della piccolina e una di quella medio-grande. Se avete interesse ad acquistarle, comprandole attraverso quei link, per voi non cambia nulla, io prendo una piccola percentuale, mi date una mano a tenere in vita il canale. La spiaggia si stava bene, in Italia nelle case ho freddo, quindi fra pochi giorni me ne vado a Milano dove ho il diretto per tornare a casa. Il 30 novembre torno a raccattare un po' di cose mie e torno in Spagna col furgone. Ho fatto più chilometri io quest'anno che 10 man life messi insieme. Mi sono appena paccariata la mano infiltrata per ammazzare una zanzara. C'è stata una colluttazione in questa stanza.
Aiuto. Trasporto, servizio.